Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Regina dei Rally Lancia Stratos HF edizione Centauria, uscita numero 49, il modello è in scala 1:8 e il pilota è Sandro Munari, il navigatore Silvio Maiga. Prima di iniziare questo video ci tenevo a... non sono molto bravo a fare queste cose e sinceramente ho anche pensato se farlo o meno, però è una cosa che mi dispiace così tanto perché, come saprete, il 2 gennaio alle ore 14 è deceduto Ken Block, il pilota e campione di rally, mentre stava viaggiando a bordo della sua motoslitta nella contea di Wasatch, nell'Otak, sulla neve di Park City. Aveva 3 figli e una moglie e solo 55 anni, seppur qualsiasi età non è mai buona e non è mai un'età giusta per venire a mancare. E quindi mi dispiace tantissimo, mi dispiace tanto per quello che può servire, ci tenevo a dirlo. Comunque allora abbiamo la seconda qui di copertina con i numeri utili e servizi e ovviamente anche questo ci ho pensato se dirlo anche in questo momento mentre stavo facendo vedere la seconda di copertina. E ovviamente non conosco nessuno dei suoi cari, ma se potessi, ecco, darei un sentito abbraccio a tutti loro, perché mi dispiace davvero tanto. Andiamo avanti, qui abbiamo il numero 49, abbiamo la base del cruscotto con l'interfono e prendiamo subito quello che abbiamo. Mi auguro che abbiate trascorso con gli affetti più cari queste sante feste, soprattutto il Natale. Si dice Natale con i tuoi e Capodanno e le altre feste con chi vuoi. Questa è la base del cruscotto che è in plastica. Poi abbiamo un cavo in rame rivestito di plastica nera. Questo ci servirà poi per fare il cavo dell'interfono. Abbiamo queste due parti qui, prendiamo anche l'altra, che sono gli elementi base del cruscotto destro e sinistro. Ecco qua, sempre in plastica. Poi abbiamo la trasmittente che è formata da 2 pezzi, dove all'interno, in questa scanalatura che vedete, adesso vi faccio vedere, andrà chiusa una delle 2 estremità del cavo, se ce la facciamo a metterlo a fuoco, dell'interfono, un attimo solo, quello che dovremo poi creare a spirale. Ecco, in questo punto qui, adesso ve lo indico, sto prendendo qualcosa di utile per indicarvelo. Ecco, qui all'interno di questa scanalatura poi andremo a mettere uno dei 2 capi della spirale che poi andremo a formare.
vedremo se è il caso di mettere un punto di colla o magari basterà solo pizzicarlo, ma lo vedrò poi in fase di assemblaggio. Quindi questo poi abbiamo detto che è l'interfono, eccolo qui, la parte dietro è questa. E poi abbiamo, oh chiedo scusa, questa era la trasmittente, questo è l'interfono, eccolo qua. Ok, poi abbiamo detto il cavetto, ci servirà il cruscotto che abbiamo assemblato. Ragazzi, ricordatevi quello che vi ho detto, incollatevi questi 4 perni. Questo potete incollarlo, sia questo qua che questo, lo potete incollare da dietro come ho fatto io. Mettete un punto di colla qui, vedete che è più lucido, e uno l'ho messo qua sotto, dove c'è l'altro perno che esce, che è questo. E incollatevi assolutamente questi 4 perni, li perdete, ve lo dico, li perdete, fate attenzione. Allora, ci dice poi di tagliare un pezzo di questo filo a 15 centimetri, il resto poi non ci servirà, almeno in questa sessione non ci servirà, però vi dico che guardando il disegno poi finale, ognuno poi fa quello che più ritiene giusto. A me non piace piccolo così il cavetto, mi piace più sotto, quindi più lungo insomma. Quindi vediamo quanto è questo filo. Andiamo proprio a misurarlo tutto. Tutto è 30 centimetri. Ok. Adesso io non so se poi i restanti 15, se lo tagliamo a 15 centimetri, ci serviranno nelle sessioni future. Questo non ve lo so dire, ma non credo. Comunque decidete voi cosa fare del vostro modello. Io lo faccio più lungo, anche perché comunque questo è un filo elettrico, dovesse anche poi servirmi lo reperisco di sicuro di questa sezione, non è un problema. Allora guardate, loro ci dicono di tagliare il pezzo a 15 centimetri. Io vi ho appena detto che lo taglierò almeno a, vediamo un po', se questo è 15 rimane così, un terzo e 5, io lo farò 20, piuttosto lo taglio dopo, però intanto lo faccio 20 centimetri. Quindi guardate, taglio il pezzo a 20 centimetri, ok. Ricordatevi sempre quello che vi ho detto, io lo taglierò a 5 cm più lungo, quindi 20, e mi rimarrà una sezione da 10 cm, che è questa. Però, ripeto per la seconda volta, io non so se poi loro ce l'hanno fatto dividere a metà perché ci serviranno gli altri 15, decidete voi. Io credo che non ci serviranno, però io saprò reperirlo qualora mi servisse un pezzo più lungo, voi non lo so, quindi vedete voi cosa fare. Io lo taglio quindi qui a 20 e questo lo metto via, perché loro però ci dicono di prendere questo filo, lo stesso che abbiamo eliminato, e di andare a girare intorno a questo. Ma ragazzi, è un lavoraccio, guardate cosa dovete fare.
prendete uno spillo, la sezione dello spillo, in questo caso è un ago, non deve superare la sezione, quindi la circonferenza del cavo, è ovvio. E fate così, guardate. Voi aspettate a tagliarlo a 20 se deciderete di seguirmi, perché voglio vedere alla fine come rimane. Guardate prima il filmato, se poi vi piace lo tagliate a 20, se no tagliatelo altrimenti a 15. Vedete? Perché magari è troppo lungo 20, ve lo dico poi se è troppo lungo. Avete visto quanto è più facile, quanto viene meglio? Viene bello lungo, adesso vediamo. Tagliarlo faccio sempre in tempo. Vi voglio far vedere tutto il passaggio, Ecco qui. Adesso sfiliamo. Avete visto? Guardate che bello. A questo punto ci dice di prendere questo. Come vi ho detto prima, vedremo come si comporta se il filo viene pizzicato bene dentro, altrimenti dovremo mettere un po' di colla. Ok. Quant'è che dovete piegarlo? Ovviamente, guardate, sto cercando di mettere a fuoco e di dare luminosità all'immagine. Ecco, vedete, la piegatura deve poter stare nella scanalatura, vedete, così va bene. Diversamente come fate altrimenti? E fate così, guardate, così non diventate matti. Allora, prendiamo questo, così. Dov'è l'altro pezzo? Eccolo qua. Eccolo qui l'altro pezzo. Questo va messo poi sopra così. Lo mettiamo subito così, vedete? Prima di mettere il cavetto. Così. Lo centriamo nel foro. Mettiamo l'ago al centro così non si va ad attaccare tutto subito e premiamo. Lo hanno fatto giusto ovviamente perché deve tenere il cavo. Vediamo un po', facciamo così. Ecco, guardate, fate così, lo fate entrare prima di qua, poi lo fate uscire e lo girate dall'altra parte, vedete? Ok, adesso prendiamo questo e lo mettiamo così. Ecco, e premiamo.
se esce come è uscito è perché va incollato, però questo è il suo spazio. Non può essere messo diversamente. Vedete, questo è piegato, va messo così. Eppure esce lo stesso perché va incollato. Sembrava strano come poteva stare nel suo posto. Comunque vedete, semplicemente da mettere un po' di colla. Io adesso, per non fare il video troppo lungo, non la metto, però ecco, questo è. Poi guardate, una volta fatto questo, peccato che non riesco a fermarlo, peccato. Fate comunque così, ricordatevi, basta solo mettere la colla. Riprendiamo questo in questa maniera, lo giriamo così e lo tiriamo in su, guardate. Ecco, fatelo della lunghezza che più vi piace, Se lo volete più corto questo pezzo lo fate più corto, vedete voi, quello è soggettivo. Poi una volta che avrete messo la colla, questo rimarrà così, vedete quanto è bello. Quindi ecco, adesso se si stacca, anzi ve lo dico subito, si stacca, ma non è un problema, ecco, non ci fate caso. Comunque questo è il montaggio, poi si passa all'altra parte. Quindi prendiamo prima questo e lo mettiamo qui, vedete la scavalatura del cavo, lo mettiamo qui, il pezzo verso l'alto, perfetto. Facciamo la stessa cosa, inseriamo prima questo nel perno, o meglio scusatemi, il perno nel foro, entra bene, perfetto. A questo punto prendiamo questo, l'altra parte, inseriamo l'ago dentro, ecco qua, e lo pieghiamo in punta, come abbiamo fatto con l'altro. Ma neanche questo starà, ve lo dico. Ok, vedete, deve stare qui così, però senza colla non sta assolutamente, almeno proviamo, ma non credo. Mettiamo questo così, questo va girato in su in questa maniera, vedete la curva va in su, comunque lo vedete anche dalla forma della plastica. Mettete questo dentro qua, ecco, e chiudete, ecco qua. Questo sembra che non scappi, ma la colla gliela metto lo stesso. Adesso per fare il video vado a mettere la vite, che è la AP, non ve l'ho detto prima, scusatemi, ma c'è anche una serie di viti AP. Ok, e avvitiamo qui. Peccato che senza colla non sta, perché non vi posso far vedere bene come avrei voluto il filmato. E vedete, peccato. Però devo trovare il modo di farvi vedere la lunghezza. Questo comunque va messo qui, poi inserito qui,
ok? Vi voglio far vedere adesso una cosa. Questo è qui messo così, questo va inserito qui. Ricordatevi che lo potete lavorare, questo lo potete allungare un po' per dare proprio la spirale ancora di più. Adesso poi vi faccio vedere. Se avete sbagliato non vi preoccupate, tornate indietro, prendete di nuovo l'ago e vi fate la spirale senza alcun problema, ok? Ma io lo sapevo, non poteva stare senza colla, ma figuriamoci. Vedete comunque, guardate. Io trovo, adesso lo allargo un po', vi faccio vedere che sia molto più carino così. Che poi se lo volete stringere basta avvicinarlo. Vedete? Ecco. A me piace più così. Pensate, 5 cm più lungo. Se lo avessi fatto più corto veniva, non mi piaceva più corto. Tenete anche presente che comunque i 15 cm la spirale la potete allungare lo stesso, dipende se vi piace più la spirale attaccata, un po' staccata, oppure per farla più lunga solo di 15 cm le spire qua devono essere più allargate. Vedete voi ragazzi, non voglio toccarlo più perché una volta finito il filmato andrò a smontarlo in un attimo e metterò due tocchettini di colla, così sono tranquillo. Però dico, penso che l'effetto sia veramente bello. Avete visto con che facilità si riesce ad avvolgere intorno ad uno spillo piuttosto che allo stesso filo, ovviamente. Poi non è finita, andiamo a prendere queste due parti. Una volta poi montato tutto, restate con me perché vado a prendere tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 49, e poi ci salutiamo. Adesso prendiamo questo, ecco qui. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Mettiamo questo qui da questa parte. Eccolo qui, non vi potete sbagliare. Guardate, questa è la R destra. Ecco qui. Premete, deve andare tutto a filo, su tutto il perimetro deve essere perfettamente a filo. Stessa cosa ovviamente per contrassegnata con la L, che vuol dire sinistra, eccola qui. Vi volevo ringraziare perché grazie a voi sto arrivando a 4.000 iscritti. Grazie ragazzi. Grazie veramente con tutto il cuore di contribuire a dar vita al canale. Bene, a questo punto mettiamo questo così, prendiamo il cruscotto. Chi mi guarda da adesso in avanti non faccia caso se si staccherà la spirale, ve l'ho già spiegato a voi, ma non a chi magari mi guarda per la prima volta in questo momento. Dice, ma Michele come le monta le cose? Già si è staccato tutto. Allora, cominciamo a vedere un po' come montare. Allora, questo qui va montato così, guardate. Ecco. Prendiamo le due viti a P. Come vedete non mi sto creando il filetto perché la plastica qui è molto tenera e non serve. Avvitiamo alla fine, puntiamole solo, controlliamo e poi avvitiamo. Prima di stringere accertatevi sempre che la parte dove c'è la vite sia perfettamente imbattuta. Se non lo è,
e andate a stringere, rischiate di danneggiare il pezzo. Questo è a posto. Comunque avete visto, ragazzi, che opera d'arte è questo cruscotto. Avete visto i primi piani? Parlo ovviamente per quelli che non hanno fatto la collezione. C'è una cura del dettaglio, una precisione impressionante. Impressionante. Guardate che spettacolo. Tutto è perfettamente chiaro. Così come è chiaro che si è staccato nuovamente questo, ma lo sapevamo. Volevo farvi vedere una cosa perché magari a molti è sfuggita. Guardate che c'è anche la scritta qua sopra, Qua ci sono delle scritte. Qui no. Ma qui sì. Vediamo se riusciamo a leggerle. Ah, eccole. Addirittura c'è anche scritto qua. Sono i fusibili. Guardate qui, Bosch 12 volt 30 ampere. La stessa cosa qui e si ripete su tutte le altre 4. Più quest'altra sotto, l'interfono. Qui invece non c'è scritto nulla. Ma vi rendete conto? Allora, a questo punto abbiamo finito il montaggio. Quanto mi dispiace che non mi rimane la spirale. Se avessi una colla a portata di mano metterei la pausa, perché così è veramente fastidioso. Vediamo se almeno riesco a rimetterlo come prima. Un attimo, metto pausa. Bene, ho cercato di fare quello che ho potuto con il cavetto. Io penso che sia venuto benissimo. Una volta messa la colla sarà un'altra piccola opera d'arte di questa edizione Centauria, che ha veramente riprodotto, a mio parere, in maniera molto fedele all'originale questo modello. Ecco qui. Comunque, se cade non importa, ragazzi. L'importante è che abbiate capito con che facilità si può fare avvolgendolo intorno a un ago. Ecco qui tutto quello che abbiamo montato fino al numero 49. Gruppo fari secondari, che se vogliamo li facciamo accendere. Ecco qui. Abbiamo anche il telecomando. Di avere lo abbiamo, devo solo trovarlo. Eccolo qui. Allora, fatemi capire una cosa. Questo va qui, questo va questo è giusto, il contatto è giusto. Ah già, devo attivare questo. Voilà. Vai. Spettacolo. Freni. Guardate l'intensità come cambia. Aspettate che metto meno luci così lo vedete meglio. Queste ovviamente sono le luci di posizione 1 e 2, che una volta che andiamo a premere questo qua che ha il disegno del pedale, del piede sul freno, insomma, aumentano di intensità, guardate. Eccole qui. La tromba, o meglio il clacson, che fa questa cosa antipatica di ritorno. Mi avete già scritto che a voi non lo fa, quindi è un difetto della scheda che ho già riordinato. Questa è l'accensione.
Guardate come diminuiscono quando assorbe corrente le intensità delle luci, sembra quella vera. Quella vera accelerando ovviamente aumenta di intensità ed accelerando diminuisce perché c'è l'alternatore che carica, no? Madonna! E vai Sandro! E Silvio, ecco qua. Perfetto. Abbiamo anche le luci del cruscotto, ve le avevo già fatte vedere, ma ve le faccio rivedere volentieri. Cosa stavo facendo? Ecco qua. Eccole qui. Luci del cruscotto retro illuminato con luci LED. E guardate che è un modello eccezionale, ve l'avevo detto fin dall'inizio, ve lo avevo consigliato, acquistatelo se potete, perché oltre, e non è poco, ad avere un'importanza storica proprio il modello, abbiamo una riproduzione, come vi ho già detto, fedelissima. Gruppo fari primari, sembrano veri. Livrea all'Italia, tutta verniciata, non sono dei calcomanie. Questa è una placca in alluminio, griglia in metallo, tutta la parte anteriore e posteriore del cofano motore e il cofano anteriore è in plastica, in ABS, perché quella vera è in vetroresina. È giusto quindi che è stata riprodotta così. Le frecce e i faretti, questi non saranno funzionanti. Ok, questo poi è il cavetto che alimenterà il gruppo fari secondari, questo, e questo sarà quello che alimenterà i fari primari. Questa è la parte interna del cofano anteriore. In questi due fori andranno poi messi i due tubi, questi, che convogliano nella macchina vera l'aria ai dischi ventilati. Anzi, questi forse sono autoventilanti, autoventilati. Ecco qui. In ultimo andiamo a vedere una panoramica del motore, del telaio, che è tutto in metallo il telaio. Qui c'è veramente un groviglio di cavi. Aspettate un attimo, spengo, stacchiamo questo, ecco qua, mettiamo via questi che facciamo, se no altrimenti troppa confusione. Questo è il volante in metallo verniciato. Questa è la copertura dei fari secondari in plastica con i ganci metallici, dove poi verranno inseriti gli elastici che ci sono stati forniti con la seconda uscita e manterranno in posizione la copertura, anche se sinceramente secondo me, poi ovviamente il gusto è soggettivo, è molto più bella con i fari secondari scoperti. Questa quasi sicuramente verrà poi messa così.
ammortizzatori funzionanti, lo sterzo per chi vuole la modifica c'è sui miei video, imparate a guardarli dall'inizio alla fine, non solo pezzi. Sono lunghi perché non sono dei tutorial come tanti, io cerco di aiutare le persone che hanno più difficoltà dandovi consigli per evitare che possiate fare possibili danni, ma invece montare il modello in maniera perfetta. Ecco qui, guardate le molle sulle marmitte, sui terminali, guardate sugli scarichi, questo è tutto metallo, quello in nero. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a tutti voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a preparare altri video. Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Per quelli che non si sono ancora iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Ciao ragazzi, grazie a tutti di cuore.